bentornati al mio canale. Oggi vi faccio vedere una torta di mele sana e ora mi chiederete perché ci fai vedere le ciliegie? Perché l'altro giorno sono andata dal vicino di una mia cliente che mi ha regalato delle ciliegie buonissime e quindi ho pensato di portarvi con me. Per chi di voi è nuovo e non mi conosce ancora, io sono Sofia, una ragazza tedesca che vive in Italia da ormai 5 anni. Amo questo paese davvero tanto e ho deciso di trasferirmi in Italia per diventare una libera professionista, traduttrice ed interprete. Su questo canale condivido ogni settimana un altro video che parla della mia vita professionale o della mia vita privata e che può essere interessante per voi se volete o trasferirvi all'estero o anche voi diventare liberi professionisti. Eccola, sentiamo. Ciao ragazzi, bentornati al mio canale. Per chi di voi è nuovo, io mi chiamo Sofia e oggi volevo condividere una ricetta per una torta di mele sana con voi. Io faccio video su YouTube, su questo canale, soprattutto per farvi vedere la mia vita da libera professionista, ma anche da straniera che vive in Italia, perché come sapete, se avete visto i miei altri video, io sono tedesca ma vivo in Italia da ormai quasi 5 anni. Amo vivere in Italia, però ogni tanto ci sono queste giornate un po' grigie, un po' brutte e quindi quando è così e quando non ho tanto lavoro io faccio anche delle cose belle fatte in casa. Io amo tutte le ricette sane ma buone, quindi pensavo di condividere questa ricetta con voi. Oggi farò una torta alle mele che è sana perché utilizzo la farina di farro al posto della farina normale, però è una farina normalissima, solo che è di farro, e al posto dello zucchero utilizzo lo zucchero grezzo integrale che è più scuro dello zucchero normale e ha anche un odore buonissimo. Sa un po' di caramello questo zucchero e ve lo consiglio veramente se non l'avete mai provato, perché è uno zucchero diciamo un pochino più sano perché non è lavorato. Poi al posto del burro io utilizzo questo Vallée, che è diciamo un burro vegetale alla fine, quindi fatto di olio di girasole. E al posto del latte, però utilizzo pochissimo latte, utilizzo il latte di mandorla, perché il latte di mandorla anche per chi è vegano, intollerante per esempio al lattosio o altro, può tranquillamente preparare questo dolce. Come avete notato, questa è una torta di mele senza uova e senza burro, quindi leggerissima e adatta a tutti, anche a chi magari ha delle intolleranze o chi comunque vuole godersi un dolce leggero. Quindi iniziamo subito con gli ingredienti e se non vi siete ancora iscritti al mio canale, mi raccomando iscrivetevi e tornate ogni settimana per un nuovo video. E pensavo anche di condividere questo video per chi di voi non è italiano e sta ancora imparando l'italiano, e in questo modo magari può migliorare un pochino il proprio vocabolario con questi termini di cucina. Ho in mente di condividere anche più consigli sia sulla mia vita da libera professionista che sulla mia vita diciamo privata da straniera che vive in Italia, e vi porterò con me in giro e tutto quanto, oppure vi faccio anche vedere delle ricette che preparo a casa. Ho tante cose in mente da condividere, quindi se siete curiosi tornate sempre e lasciatemi un bel like a questo video se
vi sarà piaciuto. Quindi per fare la nostra torta abbiamo bisogno di 4-5 mele, poi un limone perché ci serve la buccia del limone, poi ci serve ovviamente della farina biologica, la compro biologica perché preferisco, poi ci serve lo zucchero, il sale, noce moscata in polvere, cannella, questo burro vegetale di semi di girasole e un po' di latte di mandorla, poco. Quindi iniziamo adesso con la ricetta. Trovate tutte le quantità degli ingredienti, trovate tutto nell'info box, come anche tutti i prodotti che uso per preparare la mia torta. Quindi vi serve ovviamente una teglia da torta, una teglia, io uso questa qua che è di vetro perché mi trovo molto bene con questa. Poi io utilizzo una planetaria, dopo vi faccio vedere. Comunque potete anche fare questa torta senza la planetaria, come preferite, anche quindi utilizzando le mani. Uso questa ciotola anche per pesare i miei ingredienti, quindi questa è la mia bilancina, ve ne trovo una simile e ve la metto sotto nell'info box. Comunque ecco, io così peso i miei ingredienti. La farina, quindi ci servono 300 g di farina. Poi aggiungiamo a questa farina un pizzico di sale. Ah, dimenticavo che comunque questa ricetta è anche senza lievito, quindi chi ha anche intolleranze al lievito, questo è un dolce perfetto. Non ha niente praticamente, ma è comunque buonissimo, ve lo assicuro. 80 g di zucchero, io uso, come ho detto prima, lo zucchero integrale. Adesso aggiungo un pochino di noce moscata macinata e ora tutta questa miscela la metto nella ciotola della mia planetaria, quindi la farina con lo zucchero, tutto quanto mettiamo qui nella ciotola della planetaria. Se voi non avete la planetaria, tranquilli, potete fare tranquillamente questo lavoro a mano. E adesso prendo questo burro vegetale e aggiungo 150 g di questo burro vegetale. Allora, eccoci in cucina, vi faccio vedere la mia planetaria che ho già montato. Io faccio con la planetaria perché sono più veloce, quindi eccola qui. E se la trovo vi lascio il link anche sotto in descrizione. Questa qui è molto vecchia, ha più o meno la mia età. Io ho 29 anni e questa qui è una bellissima planetaria che vi durerà una vita, quindi è durata già tutta la mia infanzia e l'ho ereditata e è veramente una salvezza, fa di tutto. Io ho vari adattatori per questa parte qui, quindi in base a quello che volete fare ci sono degli adattatori da mettere qui sopra, diciamo. Quindi io adesso metto la mia miscela, come abbiamo detto, di farina, zucchero, noce moscata e un pizzico di sale qua dentro e aggiungo il mio burro vegetale. Quindi si abbassa questa parte e poi si va a mescolare. Qui potete regolare la velocità e questo lavoro, altrimenti se non aveste una planetaria dovreste farlo voi con le mani. A
questo punto aggiungiamo 2 cucchiai di latte di mandorla. Ecco la consistenza del vostro impasto e una volta mescolato bene mettete in frigo per mezz'ora. Adesso ungiamo la teglia per la torta. Io uso un pochino sempre di Valais, di burro vegetale, e lo spalmo con questo pennello, che vi lascio anche questo il link nell'info box, e poi ci metto un pochino di farina e giro in questo modo la teglia in modo che insomma si cosparge bene la farina su tutta la teglia. Adesso la teglia è pronta e la potete mettere da parte e iniziamo a tagliare le mele a pezzettini, come faccio io qui. Poi aggiungiamo un po' di scorza di limone. Per grattugiarla vi consiglio assolutamente questa grattugia che è professionale, vi lascio sempre il link nell'info box perché è fantastica, la uso anche per grattugiare altre cose, lo zenzero, l'aglio. E adesso aggiungiamo questo composto di mele, ancora 2 cucchiai di zucchero integrale e mescoliamo bene. E adesso aggiungo anche un pochino di cannella per il gusto, diciamo. Bene, è arrivato il momento di tirare fuori dal frigo il vostro impasto e prendete la metà dell'impasto e stendetelo bene nella teglia in questo modo. Adesso aggiungete sopra l'impasto il vostro composto di mele. Una volta distribuite bene le mele, prendete l'altra metà dell'impasto e la stendete sopra le mele, così, in questo modo. Non fa niente se ci sono un po' di buchi, cercate di distribuirlo in modo uniforme. Adesso la nostra torta di mele è pronta per andare in forno a 180 gradi per circa 40 minuti. Ragazzi, questo è il momento migliore. Come vedete mi diverto tantissimo a fare un piccolo ballo mentre la torta è nel forno. Dopo 30 minuti o anche dopo 20 minuti vedete che la torta diventa molto scura in superficie, copritela con una carta stagnola, come sto facendo io, perché così in questo modo evitate che si bruci in superficie, ma in questo modo si cuoce comunque come previsto. Quando la vostra torta è pronta, attenzione a non bruciarvi, togliete prima la carta stagnola e poi tiratela fuori dal forno. Ok ragazzi, la nostra torta alle mele senza uova, senza burro è pronta. L'ho tolta dal forno e vi consiglio di servirla ancora tiepida perché è buonissima quando è ancora tiepida. E se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel like e iscrivetevi al mio canale perché solo con il vostro sostegno riesco a fare questi video. E niente, ci vediamo nel prossimo video, grazie, ciao!